Esiste un confine invisibile dove la creazione smette di essere un atto d'amore e diventa un atto di violenza. Un punto di rottura in cui la mano che impugna il pennello è la stessa che ha appena stretto l'impugnatura di un pugnale. Benvenuti su Pathos Formel. Oggi non parleremo di tecnica né di commissioni papali. Oggi scendiamo nei vicoli umidi della Roma barocca e nelle fonderie infuocate di Firenze per incontrare due uomini che hanno abitato l'abisso. Benvenuto Cellini e Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, due assassini. Due fuggitivi. Eppure, dalle loro vite violenti sono nate alcune delle immagini più potenti dell'arte europea. Perché a volte, per vedere la luce di Dio, bisogna aver toccato il buio più profondo. Benvenuto Cellini non era un uomo mite. Era un uragano. Nella sua vita, scritta con la foga di chi non deve chiedere scusa a nessuno, confessa omicidi come se stesse descrivendo il cesello di un gioiello. Ha ucciso per onore, ha ucciso per rabbia, ha ucciso perché il suo ego non poteva contenere il mondo. Guardate quest'opera. È il 1554. Piazza della Signoria, Firenze. Il Perseo solleva la testa di Medusa. Il sangue che sgorga dal collo della Gorgone non è pietra fredda, è bronzo che sembra ancora caldo. La notte in cui quest'opera prese vita. Cellini era febbricitante. La bottega andava a fuoco, il metallo si era rappreso. In un atto quasi disperato, Benvenuto gettò nel crogiuolo ogni cosa, le sue stoviglie d'argento, i suoi piatti di stagno. È un sacrificio umano tradotto in metallurgia. Ma c'è un'opera che più di ogni altra incarna il suo paradosso. Un Cristo in marmo bianco, nudo, di una bellezza solenne. Benvenuto lo scolpì per la propria tomba, dopo aver avuto una visione in prigione a Castel Sant'Angelo. Mentre marciva in una cella oscura, accusato di furto e omicidio, quest'uomo violento diceva di parlare con gli angeli. Quello stesso braccio che aveva sparato dalle mura di Roma durante il sacco, ora cercava di accarezzare la perfezione del divino. Il peccatore non cercava il perdono con la preghiera, ma sfidando Dio sul piano della creazione. Scolpire il corpo di Cristo era per lui l'unico modo per purificare il proprio. Il Perseo e Cellini, un uomo che domina il mostro che ha dentro, che trasforma la sua natura assassina in una forma eterna. La bellezza qui non è grazia, è dominio, è il grido di un uomo che dice al mondo: io sono un assassino, ma guardate cosa so creare. Se Cellini uccideva per orgoglio, Caravaggio finì per uccidere durante una rissa violenta. 1606, Campo Marzio, Roma. Una lite per un fallo in una partita a pallacorda finisce nel sangue. Il faccendiere Rannuccio Tomassoni muore e subito dopo Caravaggio fugge. Da quel momento, ogni sua tela diventa un grido d'aiuto verso un Dio che sembra averlo abbandonato. Osservate bene questo dipinto. Davide non è orgoglioso, è triste, guarda la testa mozzata di Golia con una pietà sconvolgente. E sapete perché? Perché in quella testa Caravaggio ha dipinto se stesso. Questo non è un quadro, è una confessione. È la pathos formel della colpa. Caravaggio sa che la sua testa ha un prezzo, che il Papa ha emesso un bando capitale contro di lui. Ogni volta che dipinge un santo decapitato, sta anticipando la propria fine. Nelle sue ultime opere, lo spazio vuoto sopra le teste dei personaggi diventa immenso, schiacciante. È un buio che non è più solo sfondo, ma un protagonista che divora la scena. Caravaggio non dipinge più la luce che illumina, ma la luce che tenta di sopravvivere. È l'estetica di un fuggitivo che viveva con la spada sotto il letto, convinto che la giustizia degli uomini lo avrebbe raggiunto prima della misericordia di Dio. Guardate la sua firma, l'unica firma che abbia mai lasciato su una tela. È tracciata nel sangue che si raccoglie sotto il corpo del Battista. Fecit Michelangelo, l'ha fatto lui, il sangue del martire e l'inchiostro dell'assassino diventano la stessa cosa. Cosa ci dicono questi due artisti assassini? Ci dicono che l'arte non è un rifugio sicuro per anime belle, ma è un campo di battaglia. La bellezza che ci propongono non è rassicurante, è una bellezza che interroga, che scuote, che puzza di polvere da sparo e di taverne. Cellini ci insegna la titanica volontà di esistere. Caravaggio ci insegna la fragilità di chi ha sbagliato tutto, ma cerca ancora un raggio di luce che gli tagli il viso nel buio. Non stiamo giustificando i loro crimini. Stiamo osservando come l'animo umano possa essere contemporaneamente fango e stelle. Entrambi ci hanno lasciato una lezione crudele: la bellezza non nasce necessariamente dalla virtù, a volte nasce dal bisogno disperato di non essere ricordati solo per il male commesso.
è un'eredità pesante che ci costringe a guardare nell'ombra per capire chi siamo davvero. Forse amiamo le loro opere non perché sono perfette, ma perché sono vere, perché riflettono la nostra stessa lotta tra l'istinto che distrugge e lo spirito che crea. E voi, mi chiedo, davanti a un'opera d'arte cercate la perfezione della linea o la verità del peccato? Grazie per aver scavato con me dietro le immagini del nostro passato. Se volete continuare a esplorare i segreti e i tormenti che sopravvivono nei secoli, unitevi alla nostra comunità di cercatori di senso. A presto, sempre qui su Pathos Formel.